La mountain bike è uno dei mezzi di trasporto più interessanti per la scoperta del nostro territorio. Sono Ettore Personetta, guida di mountain bike valdostana, e la mountain bike mi permette di far scoprire ed apprezzare le bellezze della Valle d'Aosta. Muoversi su sentieri e strade poderali, grazie anche alle bici a pedalata assistita, non è mai stato così accessibile. In queste puntate vi porto alla scoperta di luoghi, territori, ma soprattutto persone e amici che come me vivono in queste straordinarie valli. Siamo qui a Pila, ciao Sara, sono ciao, qui con l'amica e guida MTB, anche lei, e Francesco, amico guida alpina, nonché abitante del mio paese. Vicino di casa. Oggi siamo saliti da Aosta in telecabina, adesso prendiamo le bici a pedalata assistita a noleggio e saliamo verso il Quisuno, in alto, in cresta, e lì ci divertiremo lungo lo spartiacque, la cresta, vediamo un po' le condizioni. Qui in discesa freeride enduro, per poi nella seconda parte della giornata ci muoveremo nel bellissimo bike park di Pila. Sara, tu conosci sicuramente bene il bike park. Sì, molto bene, ormai da anni, è sempre bellissimo girare, poi ogni tanto ci sono un po' di nuove piste, qualche variante, quindi insomma ogni anno ci si può sempre divertire. Migliora la situazione. Sì, assolutamente, uno dei più belli in cui ho girato, ecco. E tu Francesco conosci la cresta in alto perché l'anno scorso... l'abbiamo fatta integrale dall'inizio alla fine, poi il bello dell'unire la bici con la montagna, queste linee un po' esposte, un po' di equilibrio in cui c'è tanta aria intorno, vedi addirittura due valli diverse dalla vetta, insomma merita. Vedo delle nuvole in alto, secondo me per velocizzare prendiamo la seggiovia, fino in cima lasciamo le 2003 e poi ci portiamo a 2007 sulla cresta. Beh. Cosa dite? Perfetto. Andiamo. Perfetto. Andiamo. Ciao Roberto. Ciao Ettore. Te sei il consulente esperto dei trail qua di Pila, quindi chi meglio di te può parlarci un po' dello sviluppo di questi nuovi trail, di progetti, e vedo che fermano i preparativi. Qua come sempre i ragazzi di Pila fanno un lavoro eccezionale. La squadra c'è e il tracciato sarà sicuramente all'altezza di un evento internazionale come appunto l'evento europeo di Downhill, e non solo, perché appunto ci sono progetti in campo per continuare lo sviluppo. Sicuramente quando verrà realizzata la nuova telecabina che parte da Pila e arriva in cima al Quisuno, si aprirà un mondo che darà un impulso enorme sicuramente al mondo della bici. Noi qua con una sola seggiovia, tutti i tracciati che sono stati fatti dal grande Corrado sono stati fatti benissimo, hanno avuto solo bisogno di qualche ritocco per adeguarsi al cambio che c'è comunque della disciplina. Tu naturalmente come esperto immagino che li testerai anche un po' i trail, quindi... a parte alcune cose che sono più per i giovani e non per le persone della mia età, tutto il resto sì, in genere lo faccio, lo provo. Poi ognuno di noi ha la propria tendenza. Per me è molto importante nella bici
tutto quello che è flow, tutto quello che è comunque piacere di guida senza estremizzare le cose. Sicuramente con la Flow Trail secondo me abbiamo fatto un bel lavoro, è piaciuta molto e quindi ci ha dato impulso maggiore per cercare di andare in quella direzione. Abbiamo visto che c'è comunque un grande ritorno. Abbiamo fatto queste belle rampe, begli strappetti anche col motore turbo, anche con la massima assistenza, però si sentono, bisogna dare il giusto impulso. Per fortuna ce l'avevamo l'elettrica. Io un paio di volte l'ho fatta con la bici normale, poi andando lungo la cresta verso Zassez e scendendo a Cogne, ma bisogna anche spingere qualche tratto perché è veramente ripido. E da qua invece, Sara, continuiamo. Sì, da qui ci aspetta un bel sentierino in cresta e quindi dovremo fare anche abbastanza attenzione perché c'è qualche pezzo un pochino tecnico e quindi capire bene la linea dove passare per insomma non prendere rischi, però è molto divertente, sali e scendi, quindi insomma ci divertiremo e potremo vedere Pila e tutto il resto della valle a praticamente 360 gradi. Sì, è un trail per esperti, alto livello, perché c'è una bella parte di esposizione. Poi con te, Francesco, l'anno scorso l'abbiamo fatto fino in fondo, fino a Point de la Pierre. Addirittura diciamo che con il cielo limpido si vede il Monte Bianco sullo sfondo, che è imponente su tutta la valle, la domina. Alle spalle poi hai tutto il gruppo Sopracogne del Gran Paradiso, la Grivola a cui tanto teniamo, sì. Gran Nomenon, poi alle nostre spalle l'Emilius, la Becca di Nona e, quando si ha la fortuna, anche il Cervino, insomma. Bene, diciamo che ci mettiamo le protezioni per iniziare questo bel single track in cresta e poi scenderemo lungo il tracciato Desarpa Trail Enduro. Bene, sì. Fino a Pila, ci divertiamo.
Eccoci qua al bivacco Arno, uno dei più frequentati soprattutto a inizio stagione sci alpinistica. Adesso prendiamo la Deserpa Bike, un altro bellissimo trail qui a Pila, e diciamo che è un po' meno frequentato perché appunto bisogna pedalare oppure prendere un'altra seggiovia che in alcuni periodi è aperta, in altri è chiusa. Noi oggi appunto siamo venuti su pedalando in modo facilitato. Sì, vabbè. E poi comunque la cresta non era banale, sì. E da 2662 arriviamo a 1600, quindi sì. È molto lungo questo sentiero e veramente vario. Vedi, nel frattempo mentre stavamo qui a ciacolare e parlare di assistenza, lì è uscita una montagna in cui invece con l'assistenza non arrivi in cima. Lì no. Finalmente si vede la grivola. La conosco abbastanza bene, super fatica, e lì non esiste la split board o lo sci a pedalata assistito. Esatto. Quindi se la bassa e si scende e poi andiamo a mangiare qualcosa allo Yeti. Finito il giro, bellissimo il giro, molto bello, anche la cresta super. Sì, veramente divertente. Noi adesso ci fermiamo a mangiare qualcosa qui allo Yeti. Io devo scappare, quindi okay. Alla prossima. Dai, alla è stato prossima. un piacere, di nuovo ciao. 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 Ciao Corrado. Ciao Ettore. Qui a Pila come vanno queste stagioni bike? Bene, molto bene perché comunque è una posizione abbastanza strategica, noi la chiamiamo, e lavoriamo molto bene con i bikers. E anche a livello di telecabina il servizio è migliorato, si è ampliato. Sì, perché non chiudono più nella pausa pranzo come facevano gli anni prima, che invece rimane comunque aperto per pausa pranzo, quindi ci aiuta molto anche quel fatto lì per chi si muove solo con la telecabina. Grazie Corrado, grazie mille, grazie. Abbiamo appena terminato il giro enduro e-bike, ho salutato Francesco e sono qui con Francesco. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Come saprai bene, adesso da un discorso enduro e-bike passiamo a un discorso downhill. E tu in questo sei l'esperto e sicuramente la mia bici non è adeguata in questo caso per affrontare
i trail anche quelli un po' più impegnativi. Sì, adesso prendiamo la seggiovia Chamonix, andiamo a girare nel bike park. La tua bici può andare bene, è un'elettrica, va bene per girare nel park, però direi che una bici da downhill è quello che fa al caso nostro, no? La bici da downhill è molto più veloce in queste piste proprio perché ha una forcella con doppia piastra, più escursione sia davanti che indietro, gli angoli sono più aperti, lo sterzo è molto più stabile rispetto a una bici più enduristica, quindi si ci diverte molto di più e si gira anche più in sicurezza, ecco. Stabilità, sospensioni, appunto forcella, che qua è una forcella di tutto rispetto. Calcola che la mia, questa trail enduro e-bike, ha comunque un'escursione limitata, un 130, lì parliamo di 200, quindi esatto, c'è un po' di differenza. Un dislivello notevole. Poi, come hai detto tu, la geometria è perfettamente studiata per... Esattamente, avendo gli angoli un po' più aperti, il manubrio un po' più in alto rispetto comunque a una bici da trail come la tua, ci permette appunto di essere più aggressivi, tenere meglio la linea che vogliamo e divertirci anche di più. Come hai detto tu, è rimanere più stabili, più aderenti al terreno, esatto, e controllare anche la velocità. Tra l'altro un piccolo tips, si sono alzate le velocità anche nelle nostre gare, infatti montiamo dischi anche più grossi per frenare di più. Siamo arrivati a un disco da 220 proprio perché si fanno alte velocità e la bici da discesa bisogna fermarla comunque. Poi ho notato un aspetto che anch'io utilizzo, i mallet comunque agganciato, quindi... Esatto, la maggior parte di noi piloti andiamo agganciati per avere anche lì più stabilità sui piedi e non perdere il controllo durante i pezzi sconnessi del percorso. E in fase aerea anche quello, sì. Ottimo, io direi che vabbè, naturalmente cambio la bici e cambierò anche il casco perché passiamo a un discorso downhill. Sicuramente anche qua casco integrale, dà più sicurezza, sì, sia noi come riding sia proprio come in caso di cadute, ecco, ci protegge di più sicuramente. Perfetto, allora direi che possiamo andare. Andiamo, grazie. Va bene. Andiamo. Fit in the boxes, stop it, quitting was never an option. Exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. I had to switch up the flow, show you the way that it go. God is good, but his life is hard, but it gets better when you grind it smart. I'm just really trying to leave a mark, we tired of being who they say we are. That's the baton, we gon' take it far. Always been real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5, just make enough to survive. Only living on the weekends. You really thinking that's why I'm alive? Listen not the scenes, time to live my dreams, do the things deep inside of me. This life it continues with fighting me, but I don't have quitting inside of me. I will not jump in these boxes they throwing me. Talking to God and there's so much he's showing me, shaping me, growing me, taking me sowing seeds. A growing tree, y'all get a load of me. Yeah, don't let them slowing me. I get the bag like a grocery. I'm on my grind like I'm supposed to be, and I do not care if you notice me. Boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, quitting was never an option. Exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. This isn't a robbery, hands in the sky if you got a dream. Learn nothing was blocking me. I was the problem, the only one stopping me. I didn't like it, I had to refocus. Now I'm devoted, I know where I'm going. Controlling emotions, I'm owning the moment. In order to get it, see, you gotta want it. This type of flow make a living break. Confessions over these 808s. But you gonna keep it and stay away. I'm here for heaven's sake. I'ma be the best, came from the endless. Playing with the games, bitch with the chest. Beating on my chest, trying to get my rest. Watch me while I flex. Every win is a blessing, and every L is a lesson. Grazie Francesco, Grazie a te. mi hai messo
Non la dura prova, però cavoli, che linee. Dai, ti sono piaciute le linee che ho fatto? Sì, ma sto pensando che, visto che fai snowboard, ti aspetto quest'inverno. Dai, mi servirebbe per fare una mano. qualche linea Mi tiri tu il collo. fresca. No, beh no, è stato un piacere. Si vede che giri molto qui le traiettorie. Sì. Gestione di linea perfetta. Complimenti. Grazie, Veramente grazie mille. è stato un piacere. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Ciao Ciao, Francesco, ciao. grazie. Ecco qua. Prego. Ci vediamo domani allora, amici. Così da qualche consiglio. Ciao. Ciao Mauro. Ciao a tutti. Tu sei direttore di stazione da tanto tempo. Sì, ormai sono 16 anni che sono qua. Sì, ogni anno si cerca di dare qualcosa di nuovo. Adesso abbiamo in progetto 3 piste per l'anno prossimo. Pila è famosa soprattutto per il tracciato di un nostro caro amico. Difatti questa pista qui diciamo che era nata come Family, che poi è stato cambiato il nome di Flow Trail, era stata proprio una volontà di Corrado e poi purtroppo Corrado ci ha lasciati e subito dopo che ci ha lasciato è partita questa pista e io immagino Corrado a vedersela da lassù come contento. E Mauro, il tuo rapporto con la bici? Che Ma tipologia? è buono, perché io comunque sono un trialista, diciamo, moto, perciò non vado giù a scavezzacollo, anzi, quando arrivo giù le pastiglie devo cambiarle, perché i freni li uso parecchio, però ci provo, dai. Grazie Mauro e Grazie a voi. grazie per l'ottimo lavoro e a presto. A presto anche a voi, ciao. Ciao Willy, presidente della Pila, da Vieux de Zan et Son Wetan, Ara sai che è un progetto che è fondamentale di un po' lo futuro di Pila. Servo a prendere la diretta telecabina per Beishiba, vedo che ti entra a partire in bici con te. No, in playa la bici, quella è super. E poi comunque conosci tutte le piste, conoscendo di essere dei fruitori in conosco. La mia, anche Mauro. La tunevità era ne sa la pedalata assistita, assistita ma perché... full che niente tu tra l'altro ormai lo present le parmi lo futuro present lo discu e va incentivo come stato in tre a FIA sempre di più, andiamo avanti decisi bravo che noi ci possiamo sempre in bici al lavoro, non lavoro bici sempre trasferimenti e divertimento. Grazie per essere stato qua oggi. Grazie Willy. Ciao, ciao. ciao.